E passiamo adesso, continuiamo questo viaggio e torniamo qui, torniamo a Roma. Chiedo alla regia di mandare il prossimo video. Parliamo di Roma, la nostra grande metropoli con oltre 2.800.000 abitanti, è la realtà più grande d'Italia. È una realtà di beni storici universali e i maggiori del mondo, ha anche tante altre connotazioni agricole, tante città nella città. Per servirla, per lavorare al meglio, ama un'organizzazione che si basa principalmente su 3 leve. I mezzi, quindi la leva di attrezzature, oltre 2.500 mezzi di varia dimensione, l'organico, le risorse umane, quindi lavoratrici e lavoratori, che sono oltre 6.000 e di recente sono stati rinforzati con 800 nuove figure giovani sotto i 30 anni. Un altro aspetto sono gli impianti che devono dare quell'indipendenza e solo di recente sono state pubblicate gare per realizzarne 4 di nuovi, quindi ci prepariamo a affrontare il Giubileo in maniera adeguata e con le forze che riteniamo idonee, visto che avremo un incremento forte di presenze di turisti nella nostra grande e bellissima metropoli. In questo momento di forte cambiamento abbiamo l'esigenza di reinterpretare costantemente il territorio e rileggere i nostri servizi in un'ottica migliorativa e di prossimità territoriale. Questo è possibile solo integrando le tecnologie geospaziali nella nostra gestione strategica e circolare della città. Progressivamente stiamo implementando il sistema di controllo del gemello digitale della città di Roma, dedicato all'economia circolare. Abbiamo individuato, raccolto e arricchito il nostro geodatabase con oltre 50 layers multifonte, con dati statici e dinamici. Questo patrimonio informativo sarà presidiato da un team specializzato, consentirà di avere una visione più chiara sullo stato di salute del nostro territorio e permetterà di ottimizzare le decisioni operative. Nei prossimi mesi proseguiremo con il consolidamento del nostro modello dati e delle sue relazioni con la mappa applicativa, procedendo con i rilasci incrementali della piattaforma, così da permettere a tutte le nostre strutture di avere una più chiara e rapida visione del servizio. La Digital Transformation che stiamo percorrendo con il supporto delle tecnologie ESRI vede in parallelo diverse progettualità in fase di sviluppo, tra cui la Data Platform, le dashboard operative, il CRM e il BIM, e ha come stella polare il gemello digitale geografico consapevole del tempo. I progetti, rilasciati in ottica incrementale già nel corso dell'anno, dovranno supportarci nella gestione dell'ordinario e del Giubileo nel corso del 2025. Il nostro gemello digitale sarà pivot nevralgico a supporto delle decisioni strategiche ed operative della società, costantemente presidiato da risorse specializzate attraverso una control room dedicata già oggi attiva. Grazie alla digitalizzazione, alle tecnologie geospaziali su base ESRI, ai nostri futuri impianti, ai nostri mezzi e soprattutto alle nostre persone, vogliamo consolidare il nostro ruolo come primo operatore tra le mono-utility in Italia. Devo dire, è sempre divertente vedere questi racconti, perché si vede come le persone si mettono in gioco in un mestiere che poi molto spesso non è il loro, ma con grande impegno e anche con grande passione riescono a trasmettere quello che stanno facendo. E secondo me anche per loro è un esercizio. Ringrazio appunto i colleghi di AMA che hanno partecipato a questo video, e ringrazio allo stesso tempo anche Miriam, che vedete al mio lato sinistro, che fa i testi e organizza tutte le presentazioni, e Davide, che sta da qualche parte qua intorno, che cura la qualità di questi prodotti, che poi diventano anche un modo per le aziende per raccontarsi. Ma chiedo subito di salire sul palco ad Alessandro Filippi, direttore generale di AMA. Grazie Alessandro di essere qua. Alessandro, avete una grande sfida.
Assolutamente, e in parte diciamo, ne hanno parlato nel video, però a me mi interessa capire effettivamente quanto la sinergia tra le aziende del Comune di Roma può essere in qualche modo abilitata da quello che avete fatto voi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, le sfide sono tante, l'abbiamo visto, no? Lo straordinario, ordinario e in questa città essere un'azienda poi normale. Dopo il talk di questa mattina lasciamo perdere. Esattamente, no? È eccezionale. Allora, sicuramente la messa a sistema, e poi è sempre il dato che torna qui come valore, la capacità di leggere in maniera integrata il dato diventa elemento abilitante, perché la conoscenza e le dinamiche della città, e Roma è città dinamica. Noi spesso rischiamo di guardare una fotografia della città che non è quella poi che troviamo nella realtà, ed è un percorso che noi stiamo vivendo come azienda. È nell'esperienza, penso, di tutti, vedere come il proprio quartiere si modifica, come quelle che erano un tempo botteghe artigiane diventano fast food, diventano paninoteche, soprattutto nelle aree centrali, e questo chiaramente significa cambiare il modello di lavoro, il modello operativo. Questo comporta non solo per AMA, ma per tutte le società che hanno nella città e quindi sul territorio, perché poi il nostro mestiere è un mestiere geografico per definizione, e quindi le di persone e mezzi, quindi persone e tutto. mezzi, l'abbiamo sentito prima, Marco Casamato ha raccontato come le leve abilitanti di questo mestiere sono persone, mezzi, impianti e sedi, perché poi da dove partiamo a dove arriviamo diventa fondamentale essere vicini. Quindi avere la capacità di aggregare, di porre insieme dati che sono patrimonio delle varie aziende ci consente di avere una visione dinamica della città e di rispondere in maniera più adeguata a quelle che sono i bisogni e le esigenze di tutti i cittadini. E invece, Alessandro, questo digital twin, poi, che è appunto digitale, si materializza con dei servizi, cioè state già pensando a dei servizi diversi per i cittadini, modificare anche l'approccio che l'azienda ha verso i cittadini? Ma assolutamente sì, nel senso che una delle situazioni che hanno per tanto tempo penalizzato la nostra azienda è la difficoltà di misurabilità, no? Certo. Allora, cosa a piacere complicata, perché poi la misurabilità deve essere perseguita. Quando si è misurabili si è più trasparenti, e come sempre la trasparenza è un elemento che può preoccupare, dovrebbe interessare. Sì, ma a volte, però può preoccupare. ma a volte può Ho ricordi sgradevoli No, sulla trasparenza. Può preoccupare. Però è attraverso la misurabilità, e lo abbiamo visto prima, il percorso che l'azienda sta facendo a partire dalla capacità di avere chiarezza delle segnalazioni che dai cittadini arrivano, e nel contempo dare su queste segnalazioni i tempi di reazione, i tempi di risposta, andare verso quello che ci Che a questo consente... punto simulate sul modello digitale, chiaramente. Questo è l'obiettivo, cioè quello di poter passare. Oggi noi siamo ancora, l'esperienza di chi sta in questa stanza, di questa sala, di chi è romano lo sa, l'azienda sta compiendo dei percorsi. Roma vive di una dipendenza totale da altri per i propri rifiuti, l'abbiamo sentito prima, non sarà più così da qui a quando avremo gli impianti. Oggi noi li abbiamo e quindi i nostri rifiuti girano per tutta l'Italia, però nella capacità di passare da un'azienda reattiva, noi oggi reagiamo a un'azienda che sia capace di intanto prevedere anche quello che può accadere, fa la differenza nella capacità di erogare un servizio. E ad esempio il tema del giubileo è stato evocato, è per noi lo straordinario nella straordinarietà di Roma, no? Abbiamo stime che dicono che... Però già lo stiamo vivendo questi giorni. Roma è un giubileo quotidiano, però il giubileo sarà circa 30 milioni di arrivi, più o meno oltre 100 milioni di presenze, quindi come abbiamo detto è un municipio ulteriore che si aggiunge, circa 300.000 persone ogni giorno in più su questa città. E per poterlo vivere abbiamo bisogno di poter anche predire dove li avremo, dove aumenteranno i carichi di lavoro, dove ci sarà bisogno di intervenire. Grazie mille, Alessandro. Grazie a tutti. Grazie di essere venuto. È anche molto bello la trasparenza con la quale con la quale si raccontano gli utenti sui progetti che hanno realizzato e le sfide che hanno affrontato, ma non evidentemente risolto, perché nessuno ha la bacchetta magica, quindi è estremamente interessante anche l'approccio, e ringrazio ancora Alessandro per questo.